Allora, visto che stasera ci facciamo un po' di cavolo viola al forno, direi di farne una parte per fare un bel risotto tutto coloratino con una ricetta un po' particolare. Allora, prendiamo un po' del nostro cavolo che l'abbiamo già lavato, lo mettiamo in acqua fredda, un bel po', ok, ma come quantità direi che basta già, perché lo vogliamo poi utilizzare anche per decorazione. Poi gli metto un rammettino della nostra maggiorana che ho raccolto dall'orto per dargli anche un altro po' di profumo e accendiamo. Adesso facciamo venire fuori la nostra bella acqua tutta colorata. Adesso è fredda, facciamo bollire. Benissimo, sta già bollendo. Ora vi faccio vedere cosa sta succedendo. Allora, noi abbiamo bollito il cavolo, vi prendo un po' d'acqua, vedete che blu? Si vede anche meglio qua, eccoli, vedete com'è blu? Noi la vogliamo viola, non blu. È blu perché all'ambiente adesso c'è solo acqua, quindi un ambiente basico. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo acidificare un pochino l'acqua in questo caso, quindi aggiungiamo o del succo di limone o anche eventualmente dell'aceto di mele o del vino bianco. Questo è aceto di mele, il nostro acetino di mele. Guardate come vira il colore, vedete? Vira già, Adesso vi faccio, ok. Vediamo come sta diventando, è ancora del blu, quindi ci va ancora un pochino di aceto di mele. Vedete che intensità volete il colore, tanto poi sparirà il profumo dell'aceto di mele con la cottura. E adesso è molto più viola, vedete anche ha ripreso il colore quasi fucsia. E eccolo qua, questo è il colore che voglio, Perfetto. Adesso spegniamo. Abbassiamo e cominciamo a fare il nostro riso. Era caldo, il nostro brodo viola che abbiamo fatto. Gli altri ingredienti sono il nostro riso da cuocere, lo tostiamo a secco, poi abbiamo del parmigiano grattugiato per la fine, del burro, delle scaglie di parmigiano che le metteremo sopra come decorazione per darle anche un po' di croccantezza insieme alla granella di pistacchi, e poi il nostro cavolo viola che ne ho tenuto un po' da parte e lo utilizziamo come decorazione. Naturalmente il vino bianco per sfumare, un vino buono, adesso questo vino toscano, comunque riportando un vino bianco fermo secco. Accendiamo la nostra padella per tostare il risotto. Adesso che la padella è bella calda, cominciamo a far tostare il nostro risotto a secco. Allora, l'ho spostato nella fiamma grande, ho fatto tostare bene il riso per un paio di minuti, non troppo. Ora sfumiamo col vino bianco. Ecco qua. Facciamo in modo che non si attacca e poi subito cominciamo, appena è andato via questo odore di alcol, cominciamo a mettere il nostro brodo viola un po' alla volta, non tutti insieme. Adesso manteniamolo sempre con un pochino di liquido, non troppo, che non è che deve troppo lessare, lo facciamo tirare un po' alla volta, poi mano a mano aggiungiamo un mestolo di brodo vegetale di cavolo in questo caso. Ok, di nuovo si sta ritirando, benissimo. Andiamo avanti a bagnare finché il riso non è cotto. Ora, intanto che il riso finisce di cuocersi, cominciamo ad accendere una padella da far scaldare il nostro cavolo. Il riso qui va benissimo, gli facciamo tirare questo, poi direi che quasi ci siamo pronti. Mettiamo un po' il cavolo che useremo di decorazione, ovviamente che mangiamo anche a scaldare. Appena comincia a sfrigolare l'olio lo mettiamo, così avremo due colori anche un po' diversi, vedete quanto qui andiamo già benino. Appena saltato un pochino, non facciamolo diventare marrone. Adesso spegniamo. Allora,
Eccoci, adesso ha ritirato tutto il liquido, vedi che non ce n'è praticamente più. Quindi ora dobbiamo spegnere il fuoco, mettiamo il nostro burro dentro. Eccoci. Sto già lì, con la delicatezza che mi contraddistingue. Poi parmigiano. In scaglie e poi adesso lo facciamo riposare qualche minuto. Eccoci, cominciamo a saltarlo bene, non salta l'ultimo parmigiano. Già, guarda che salto che fa. Beh, vi faccio vedere con 2 mani, beh, è una quantità che è pesantissimo. Vai, ok. Altro po'? Per me, Chi lo vuole? sono fame. Hai fame? Ok. Guardare questa roba che fa. Roba. Vabbè, nel senso quello che stai cucinando. È bello. The last one. Per il pupo che tanto mangiavamo noi adesso. E ne rimane anche poco per fare il bis. Ora mettiamo sopra un po' del suo cavolo. Centrale così. Che ci ricordiamo che cos'era. Poi mettiamo un po' di granella di pistacchi, che oltre al colore dà anche un po' di crunchy. E poi per gli amanti, tipo noi, un po' di scaglie di grana. Ti piace? Questa la mangio io finita fuori. No, come dice lei, è soddisfacente. È soddisfacente. Ok, buon appetito!